Esiste un treno magico dove ogni grande artista avrebbe voluto vivere un pezzo della sua vita. Oggi ti racconto del treno più spettacolare del mondo, che ha fatto la storia dello spettacolo e che ha portato il più famoso circo del mondo per moltissimi anni in giro per l'America. Allora, tuffati nel mio mondo. Ogni anno, dal 1927 fino all'inizio degli anni 90, si poteva contare sul treno del circo della Ringling Bros e Barnum Bailey per portare il più grande spettacolo del mondo nelle città di tutta l'America. La carovana era enorme, trasportava decine di animali, artisti, personale del circo e, almeno in un viaggio, un grande fotografo. Ecco perché oggi quel treno e le sue storie sono rimaste impresse nella memoria di tutti quelli che amano lo spettacolo e le esibizioni dal vivo. Grazie a questi documenti e a queste foto eccezionali possiamo viverlo ancora. Ognuno di noi dentro di sé ha quella vivida emozione che come quando il vento passa tra i tuoi capelli e ti dà quel senso di libertà. Il treno della Ringling è forse un simbolo dell'artista nomade che non ha casa, ma dentro di sé solo il palcoscenico è il rifugio ideale. Svegliarsi in un'altra città per vivere intensamente una nuova avventura e vivere un nuovo pubblico. È la base di ogni vero artista. Questo spirito leggero e senza dimora. Le foto sono un vivido ricordo di quello che è stato sicuramente un viaggio unico nel suo genere per i 1600 umani che comprendevano il cast e la troupe del Ringling Bros e del Barnum Bailey Circus. Vivevano insieme in spazi ristretti all'interno di un circo. È stata una vita dura. Il lavoro era estenuante, così come la folla numerosa e anche molto rumorosa, così come la musica incessante proveniente dall'una o dall'altra banda del circo. Sì, gli operai lavoravano, costruivano, riparavano le attrezzature ed erano riparati da tele che non li proteggevano da temporali, neve o vento forte. Tutto lì era sempre in allarme. Animali selvatici inferociti, incidenti con il trapezio, bambini smarriti, elefanti malati, borseggiatori e persino a volte morti. Ogni sera i circensi lasciavano la zona dello chapiteau e dello spettacolo e poi si dirigevano, ancora intrisi di adrenalina, allo scalo ferroviario. Sì, era lì casa. Di solito c'era un'atmosfera di euforia. Sì, quella. E un senso di sollievo per il fatto che magari la serata non si fosse conclusa con incidenti o anche con l'arresto di qualcuno. Per molto tempo la vita in quel treno era vissuta intensamente. Poteva accadere di tutto. E come il treno viaggiava su due rotaie, anche la vita degli artisti, degli animali scorreva in un filo come quello dove si esibisce il funambolo, ma sempre con quel gusto di vita intensa. Il treno leggendario viaggiava però come un umile treno merci di quarta classe, il che significava che tutti i treni regolarmente programmati avevano la precedenza. Il che significava che nessuno era mai sicuro di quando sarebbe partito il treno del circo. Alla fine degli anni 40 le sue 100 carrozze erano suddivise in 4 sezioni. La privacy era minima e l'atmosfera creata da questo conglomerato di atleti e bellezze, di avventurieri e freak e anche truffatori somigliava spesso hai presente a una pentola a pressione a fuoco lento? Una volta però terminati i 2 spettacoli della giornata, che è una routine per tutti i circhi, gli operai avevano tempo a disposizione, soldi in tasca e divertimento disinibito nelle loro menti. L'aria era elettrica e la gente del circo attirava un sacco di seguaci in ogni città in cui si fermavano.
E come potevano non essere così? C'erano cose fantastiche da vedere in quelle notti, davvero, e il pubblico adorava seguire i loro beniamini, scoprire cosa c'era nella loro vita oltre l'esibizione. La curiosità in ogni città era tanta e il treno sfoggiava tutto il suo charme alla stazione ferroviaria della città. Sì, perché era lì che si fermava il treno, era lì dove si viveva la vita. Le persone si radunavano allo scalo ferroviario ed erano lì per salutare i treni in arrivo, ma anche per curiosare la vita affascinante di quei personaggi così bizzarri. I nani ricevevano la massima attenzione e non solo dai curiosi. Esistono conferme scritte e documenti datati che confermano il loro sex appeal nei confronti delle prostitute dei bar della ferrovia. Si pensava generalmente che i nani, sebbene piccoli di statura, fossero enormemente dotati e di tanto in tanto le ragazze lodavano le capacità di fare l'amore dei nani. L'amore sembrava sempre nella mente della gente del circo, anche se, dati gli spazi angusti, le relazioni spesso avvenivano in depositi di legname, magazzini o anche in extremis infossati. Mantenere i segreti era impossibile sul treno del circo ed è così che venivi a sapere di qualsiasi vizio dell'acrobata o la relazione segreta del domatore o la donna freak tra le braccia di un uomo forzuto o le bevute esagerate della ballerina. Nonostante la libertà di queste situazioni, tuttavia il circo aveva un rigido sistema di caste sociali che rendeva tabù alcune relazioni. Negli anni 40, nel loro periodo più fervido e intrigante, erano distribuite così. A livello più basso c'erano i lavoratori occasionali, cioè la maggior parte dei quali erano ubriaconi che si univano allo spettacolo per alcuni giorni o magari anche settimane, però poi scomparivano nel nulla. Un livello superiore erano gli operai, i roustabout e i canvasback. Poi c'erano i mandriani e gli stallieri che si prendevano cura dei 1000 animali sul treno. Sopra di loro c'erano i fenomeni da baraccone. Sopra di loro c'erano i tecnici di scena e i rigger e sopra di loro c'erano gli uscieri e i membri della band. Le giovani veline erano le successive in cima alla scala e un gradino ancora più alto c'era i venditori di biglietti. I bramini erano i protagonisti, i dirigenti e naturalmente le stelle. Gli artisti delle grandi attrazioni come Eddie Furth o Lou Jacobs, il clown, te ne parlo qui se vuoi conoscere la vera storia del primo clown virale del mondo. Però le star viaggiavano sempre in uno dei vagoni più fantasiosi e bellissimi del treno del circo, insieme ai potenti venditori di biglietti che sembravano sempre portare grandi rotoli di denaro in tasca. All'epoca la loro suite poteva essere grande quanto tutto un vagone. Negli scali c'era il timore costante che l'una o l'altra delle 4 sezioni del treno potesse partire e lasciare la città. Era un pensiero sempre vivo: essere abbandonato dal gruppo. Perdere il treno era una tragedia inimmaginabile. Pensa che se qualcuno del circo si fosse messo nei guai con le autorità della città, il gruppo sarebbe intervenuto e l'avrebbero fatto sparire mettendolo sul primo contingente, pronto per la prossima città. Il primo contingente a partire è sempre stato il contingente di 25 carrozze noto come The Squadron, che viaggiava un giorno prima del resto del circo, portando con sé grandi quantità di mangime per gli animali, così come i fenomeni da baraccone, quelli che avevano fallito sulla pista e venivano messi a vendere caramelle. Anche alcuni venditori di biglietti hanno partecipato allo Squadron, ma il loro compito era far passare la voce che il circo stava arrivando in città. Quando il resto del treno era pronto per uscire dalla stazione, sentivi 2 fischi a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro. Il treno partiva con o senza di te, quindi c'era sempre una corsa assurda per salire a bordo.
Nel bel mezzo di tutta la corsa a volte vedevi un grosso acrobata afferrare un nano per i pantaloni, metterselo sotto il braccio e poi buttarlo a bordo. Succedeva spesso, te lo garantisco. In quei vagoni sono successe cose terribili e inimmaginabili, di tutto, dai combattimenti agli omicidi. Ma la bellezza del viaggiare insieme al treno era notevole, emozionante. Potevi guardare il mondo che ti scorreva davanti alla tua piccola dimora. Se eri un artista normale di pochi metri quadri o se eri un artista di grande levatura con una suite grande come un vagone. Non importava. Potevi vivere nelle cucite degli operai, ma l'immagine del tempo che ti scorre sopra i binari, le città che attraversi e la natura che trovi davanti a te ti fa capire quanto vale vivere una vita intensa, piena di emozione e pronta ad essere vissuta come una nuova avventura in una nuova città. Sì, perché la prossima città potrai chiamarla ancora casa. Se ami lo spettacolo e la comicità, iscriviti al canale e condividi il video. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!